e sua figlia di 10 anni ha commentato: quei due sono proprio stupidini, divertenti ma stupidini. Era proprio l'impressione che si voleva lasciare, e mi ricollego all'ultimo punto. La sensazione meraviglia o stupore tipiche della magia non è quella principale che lascia lo spettacolo. Sì, torno a ripetere, perché Siamo contenti perché tra i vari hater c'è anche chi invece fa delle critiche davvero costruttive, come questo Pierantonio Manco, che si è preso la briga di fare una sorta di recensione del tuo spettacolo. E adesso ti leggerò questi 10 punti e mi darai la tua impressione. È stato usato uno spettatore con il quale vi era già una confidenza che non può essere applicata in altre situazioni. Ci si può permettere di prendere in giro un estraneo così tanto? Forse era meglio prendere qualcuno di emozionato o nervoso e mostrare le astuzie per farlo sentire a proprio agio. beh, sono d'accordo. Il problema è che è uno spettacolo che si è voluto fare in tempi di Covid, quindi è stata, tra virgolette, causa forza maggiore, cioè trovare qualcuno disponibile a fare da spettatore, cioè sono d'accordo. Poi il discorso del prendere in giro, lì lo fa tanto il prestigiatore, in questo caso il personaggio, la persona presa in giro, come si sta comportando, come sta reagendo. Pierantonio, ti darei come esempio Shimemi, che lui anzi si permette molto di prendere in giro, Sì, tanto allora, da stendere una persona su un tavolo. Lì è da capire. Per esempio, Shimemi, sappiamo perfettamente che uno di quelli che si diverte di più e più racconterà agli amici questa esperienza è proprio quello trattato peggio. Sì. C'è modo e modo, dal mio punto di vista, di essere anche politicamente scorretti, e ci sono anche tempi e argomenti trattabili, ma se li tratti con intelligenza, con tatto, e spesso è una denuncia in realtà, allora qual è il problema? Come secondo punto è il tecnico, ossia l'Hindu Shuffle è assolutamente innaturale in Italia. Il modo più naturale per far prendere una carta allo spettatore è, secondo me, il nastro fra le mani o sul tavolo. Qualsiasi altro metodo ha un sapore strano. Dal mio punto di vista, oggi come oggi, quasi più niente è innaturale. Io porto l'esperienza fatta da ex proprietario di una casa da gioco molto blanda. Mi ricordo nei testi classici leggevo che certe posizioni di servizio erano innaturali, facevano pensare, si può dire è innaturale per i maghi italiani, cioè per i maghi, neanche per i maghi italiani. Torniamo sempre al discorso che abbiamo detto tante volte della naturalezza condizionata. Se io prima di fare poi la mossa abituo gli spettatori a quella gestualità, perché allora seguendo quella linea, e sono d'accordo fino a un certo punto, tante cose sono strane, anche un miscuglio faro non è normale, perché nessuno mescola le carte così. Ma la stessa posizione di servizio non è che la gente normale la usi. No, per quello che dico, secondo me l'Hindu Shuffle non va così tanto fuori dai binari, soprattutto perché potrebbe, senza neanche bisogno di dirlo apertamente, potrebbe essere il fatto che l'Hindu Shuffle, comunque fatto con lo spettatore che ti dice stop, ti offre un buon modo plateale per far vedere la carta a tutti, perché dicono stop, la guardi, quindi potrebbe essere giustificato anche in quel senso, perché magari io te la faccio scegliere, tu non sei tanto, ovviamente non è il tuo lavoro, magari non riesci a farla vedere, ti incarti, a volte, non dico che sia questo il caso, non lo sto prendendo a difesa, a volte però certe scelte anche artistiche, chiamiamole così, sono dettate da un ritmo, da una progressione dello spettacolo, piuttosto che magari la scelta più naturale in assoluto. Vado avanti perché su tutti i punti sarebbero troppo lunghi da approfondire. È interessante il prossimo punto, che è un po' più tecnico, ossia il gioco delle corde è molto bello, ma il taglio fatto dallo spettatore lo avrebbe valorizzato un po' di più. Cosa ne pensi? Dal mio punto di vista, in quel particolare gioco non cambia così tanto, dal mio punto di vista. Allora, bisogna stare attenti a ragionarla da effetto, e da fenomeno, e non da metodo, trucco, prestigiatore. Cioè, in quel gioco, dal mio punto di vista, anche se non l'ho ragionata, lo sto ragionando adesso, il taglio non è una cosa che distrugge qualcosa e poi la magia annulla magicamente il taglio. È solo una preparazione per un gioco che è di tutt'altra natura. Non era un gioco di corda tagliata e ricostruita. Lì sono il primo a dire assolutamente deve tagliare lo spettatore. In quel caso non ci ho neanche pensato, perché nella mia testa molto probabilmente non l'ho razionalizzato, sto cercando di farlo adesso, era un modo per preparare gli oggetti in scena, l'oggetto che poi magicamente viene risanato le fa lo spettatore. Tutte queste critiche sono giustissime. Come dissi prima dello spettacolo, lo ribadisco adesso, è
non era uno spettacolo del mio repertorio professionale, aveva inizialmente un altro scopo. Quindi sicuramente, queste sono la dimostrazione, c'erano delle lacune e sono d'accordo. E certe cose, anche per una questione di tempi, non le ho ragionate più di tanto. A me è venuta in mente quella presentazione, ho fatto quella presentazione. Sì, ma poi noi sappiamo che, e lo diciamo sempre, che dovremmo prendere alcuni effetti e riproporli per anni in maniera da limare ogni cosa. Assolutamente. Questo però lo scopo era un po' diverso, non era quello di mostrare come Diego Allegri lavora, ma come Diego Allegri, prendendo dei giochi che spiega su Talking Magic, è riuscito a mettere insieme e a comporre uno spettacolo. Però sono d'accordo, è anche bello che ognuno... Cioè che non ci sia una legge aurea, ferrea, scritta, che ognuno segua un po' la sua idea, il suo temperamento. E come ultimo punto che ne unisco due è quello che sua figlia di 10 anni ha commentato: quei due sono proprio stupidini, divertenti ma stupidini. Era proprio l'impressione che si voleva lasciare, e mi ricollego all'ultimo punto. La sensazione meraviglia o stupore tipiche della magia non è quella principale che lascia lo spettacolo. Sì, torno a ripetere, perché è così, è tutto giusto, anche questo è giustissimo se si stesse parlando di uno spettacolo professionale. Questo, ma è giusto, non sto dicendo è totalmente vero, sono d'accordo in pieno. Questo era un caso un po' particolare perché, ribadisco, era uno spettacolo nato da amici per amici. Quindi sicuramente è stato molto più easy a livello di esecuzione, di presentazione, molto, passatemi il termine giovanile, molto sciallo, quindi è azzeccatissima la critica, l'impressione. Infatti speriamo che ci siano sempre commenti così costruttivi, perché è un modo per confrontarsi, per prendere artisti che si sono esposti, capire cosa è migliorabile, e quindi chiunque, da Steven a Lillo a Diego, tutto quello che viene fatto è migliorabile, e questi video servono appunto per tentare di discutere e trovare no, ma infatti, grazie mille per questo messaggio, perché questi sono i messaggi che ci farebbe piacere ricevere, che in comune accordo o contro, come non era contro ma dava le sue idee, ci permettono appunto di parlarne e di crescere, come hai detto tu, assieme. Questi sono i messaggi che ci piace ricevere, non quelli degli haters che lasciano il tempo che trovano. Assolutamente. Grazie mille, ricordatevi di iscrivervi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!